Diego Maradona non ha mai sfuggito le sue responsabilità, non ha mai preso scorciatoie e per questo, caso unico nel calcio moderno, è stato sempre molto amato dai suoi compagni di squadra, oltre che rispettato dagli avversari. Con l'allenatore Bianchi, che non aveva un rapporto idilliaco con la squadra, e con il presidente Corrado Ferlaino, un uomo dalle molte facce, parlava lui per tutti e otteneva per i compagni quello che loro, tutti insieme, non sarebbero stati in grado nemmeno di chiedere. Così nessuno protestò mai per le sue assenze agli allenamenti, ai quali suppliva con un lavoro di preparazione privato guidato da Fernando Signorini, istruttore e in qualche caso anche psicologo, e nemmeno i compagni si adontarono mai per i suoi ritardi nei ritorni dai viaggi in Argentina. Diego faceva vincere e cementava il gruppo, un merito che certamente il disdicevole uso di cocaina non gli poteva togliere, perché in fondo il campione non faceva male a nessuno, salvo a se stesso. Quell'estate dell'86, nella quale quasi da solo vinse il mondiale messicano guidando l'Argentina, Maradona come al solito tornò in ritardo. I moralisti, ignari dello stress che una simile impresa poteva avergli insinuato, come sempre non lo perdonarono. I compagni del Napoli invece sì, perché da subito capirono che Diego era ormai pronto per condurre anche loro allo scudetto. Una volta, per permettergli di ritirare il premio di calciatore dell'anno, accettarono come gli avversari della Sampdoria di anticipare l'orario di svolgimento di una partita di Coppa Italia a Genova per farlo arrivare in tempo al Teatro Brancaccio di Roma, dove, oltre ad altri eroi dello sport come Inol, il re del tour, l'aspettavano una grande interprete del tango, Susanna Rinaldi, un Eros Ramazzotti ancora ragazzo, il trio Morandi, Tozzi e Ruggeri per dedicargli Si può dare di più, e addirittura due nemici della Juventus, Bettega e Cabrini, con il trofeo di Adora in mano. Signori, l'atleta d'oro 1986 è un piccolo grande uomo del calcio e si chiama Diego Maradona. È stato l'anno in cui i premi te li hanno dati in tutte le parti del mondo. C'è un sentimento particolare con cui vai a prendere tutta questa manciata di medaglie, premi, oro? Ah sì, credo che per tutti quanti è importantissimo prendere un premio, per quello vado in Argentina, torno a Italia, vado alla Francia, a tutto il mondo per prendere il premio, perché per me sono orgoglioso veramente. Senti, ma è come un gioco di ragazzi, non ne perdi uno di questi premi e qualcuno, come sai, che non ti ama molto, dice ma insegue tutti questi premi. Ma perché credo che se la gente mi dà un premio se la deve rispettare anche a loro, perché noi giochiamo al calcio, facciamo quello che dobbiamo e per quello dobbiamo ringraziarle che ci danno un premio. Senti, sei particolarmente fortunato. Ogni volta che torni da aver fatto un viaggio, da aver preso un premio, segni 2 gol o un gol e quindi tappi la bocca a tutti quelli che dicono ma dove va questo a prendere premi? Come fai? Cioè hai fatto un patto col diavolo, ogni volta che torni hai fatto 24 ore di volo, però segni. Ma sì, credo che Dio è con me, perché io sono abbastanza stanco quando vengo da un viaggio lungo come il Giappone o l'Argentina, però la squadra quest'anno del Napoli mi ha aiutato moltissimo, per quello segno. Eccolo qua, abbiamo preparato un riassunto, i fotografi vogliono che ci avviciniamo, ovviamente noi ci avviciniamo, c'è in un minuto tutto quello che Maradona è nel suo mestiere. Guardate questo minuto e viene avanti l'Argentina con Maradona fra due avversari, Maradona semina un terzo avversario, gol ancora, strepitoso gol di Maradona ancora, ha superato 4 avversari e ha messo in rete.
Senti, quel giorno, raccontacelo in 2 parole quel giorno. È stato mm, il, il premio più importante della mia carriera sicuramente, perché vincere un mondiale non si dà tutti i giorni. Per quello credo che è stata la migliore soddisfazione che poteva raggiungere nel calcio. Senti, qui credo che là sopra vorrebbero che la più grande soddisfazione tua del calcio si completasse con uno scudetto a maggio in Italia. Lo vogliamo tutti quanti, perché sappiamo che la gente napoletana lo vuole tanto, per quello stiamo facendo di tutto per prenderlo, però teniamo anche altre squadre che sono fortissime. E io auguro lo scudetto a Maradona e al Napoli. Voi ne avete vinti tanti, Cabrini. E anche... Per quello devo toccare Antonio. Ah, devi toccarlo? Per imparare come si dice lo scudetto in Italia. Hanno vinto tanto. Hanno vinto tutti e due anche un mondiale, questo è molto importante. E io ringrazio anche il Calcio Napoli che ci ha aiutato perché Maradona fosse qui su questo palcoscenico questa sera, malgrado la partita di Coppa Italia. Claudia, per chi a casa ancora non sapesse Maradona cosa fa nella vita... Credo che sia una cosa impossibile. Comunque Maradona ha giocato nell'Argentina Juniors, nel Boca Junior, la squadra del suo cuore, e poi nel Barcellona, da 3 anni nel Napoli. Con l'Argentina ha vinto i mondiali juniores nel 1979 a Tokyo e, come avete visto, ha guidato l'Argentina alla vittoria nella Coppa del Mondo del 1986. Un vero grande artista del pallone. Premiazione, Clara, per Diego Maradona. Immortalato. E io ho pensato che era giusto a un artista del pallone venuto a giocare in Italia, ma come tutti gli argentini, con la nostalgia nella valigia, ascoltare qualcosa che lo riportava laggiù al suo barrio di Buenos Aires. E allora ho chiamato la più grande cantante di tango d'Argentina, una stella in tutto il mondo, che abbiamo il piacere, dopo averla sentita al Premio Tenco, di proporre per la prima volta in Italia Susanna Rinaldi. Susanna Rinaldi per gli argentini è un sentimento, forse qualcosa di più. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Pues la vida 1000 caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas.
Susanna, c'è un sentimento profondo di Diego, di riconoscenza. Soltanto una cosa. La Argentina tiene mucho que agradecerte. Antes le agradecimos a Fangio, alguna vez le agradecimos a Borges, otra vez le agradecimos a Gardel, ahora le agradecemos a Diego Armando Maradona. Gracias a tutti. Grazie. Esce l'immagine, la voce dell'Argentina e entra un ragazzo dei nostri tempi che questa occasione non se la vuole perdere assolutamente. Avanti Ramazzotti, è una sfida per Diego. Ramazzotti, signori, non solo cantante. Vieni Diego, vieni Bette, questo è troppo. Questa era una divagazione, per favore, al centro del teatro, al centro. Non so se ora Diego vuole cantare per rispondere ai palleggi di Ramazzotti. Cantare niente, no, non so cantare. Ma ci pensano a cantare. C'era Bette che voleva fare un 2 contro 2. 2 contro 2, come si fa nella spiaggia brasiliana? Io mi prendo Maradona però. Sono più vecchio perché lui... Ma io per più, è poco, ma ci ho giocato tanto. Sì. Ragazzi, c'è un altro collegamento, ci sono alcuni rappresentanti della nazionale cantanti, colleghi di Ramazzotti in questa febbre del pallone, che ci aspettano dal Teatro Comunale di Alessandria. Sono Ruggeri, Tozzi e Morandi.
gli applausi del pubblico di Alessandria, salutando Morandi, Tozzi e Ruggeri che hanno voluto rendere omaggio a Bearzot, a Maradona, a Cabrini, a Bettega e a tutti i protagonisti dello sport italiano che sono sfilati finora su questo palcoscenico. Siamo ancora commossi per quanto siamo riusciti a fare, perché in fondo vedere tanti campioni sfilare su questo palcoscenico è segno anche che lo sport italiano è vivo, vince ed ha anche l'umiltà poi di venire a rendere al pubblico il piacere di farsi conoscere, di raccontarsi, di non essere soltanto una star come vorrebbe lo sport moderno. Grazie Maradona, grazie Cabrini, grazie Bettega, arrivederci alla prossima volta, pubblico del Brancaccio, più caldo, più caldo.